Periodo di oleoliti. Vediamo come farli, dalla raccolta all'imbottigliamento. Raccogliamo solo ciò che ci serve e in luoghi lontani da dove lavora l'essere umano. Raccogliamo solo erbe sane, non mangiucchiate dagli insetti e né tantomeno attaccate da malattie. Prepariamo un vasetto perfettamente pulito. Sterilizzarlo è buona norma, ma considerate che andremo a mettere degli ingredienti non sterili. Scegliete l'olio da utilizzare, olio di oliva, di girasole, di riso, sceglietelo in base alle vostre preferenze e soprattutto all'utilizzo finale che dovrà avere il vostro oleolito. Tagliuzzate la botanica, più questa sarà coriacea e grossa, più dovrà essere ridotta in parti piccole, mai in polvere. E adesso arriva il bello. Quanta botanica? Quanto olio? Se seguirete il procedimento tradizionale non ci sarà bisogno di nessun tipo di bilancia, basterà mettere la botanica all'interno del vasetto, dare dei colpettini sul fondo e riempire con l'olio fino al filo superiore della botanica. Dovrà essere coperta ma non sormontata da troppo olio. D'estate poi lo esporremo alla luce del sole per 35-40 giorni, mentre d'inverno procederemo all'ombra, quindi al fresco, prolungando il tempo di macerazione dai 60 ai 90 giorni. Io uso chiudere i barattoli con il tappo, in questo modo preserverò i preziosissimi oli essenziali ed in più potrò dimenticarmeli tranquillamente sul davanzale della finestra. Per tante botaniche proteggerò il vasetto dai raggi UV con della carta stagnola, sicuramente questo non lo farò per l'oleolito di Iperico, che necessita dell'esposizione ai raggi ultravioletti del sole. Botaniche fresche o secche? Io preferisco le secche, così evito il problema della muffa, fatta eccezione esclusivamente per l'iperico e l'elicriso. Trascorso il tempo di macerazione si provvede alla filtrazione. E come faccio? Prendo un contenitore adeguatamente comodo su cui posso appoggiare un colino. Sopra il colino ci poggia un tessuto. Quale tessuto? Il tessuto migliore è un cotone o un lino a trama molto fitta, sottile, annuso se si sente odore ancora di detersivo. Se si sente, provvedo subito a bollire per pochi minuti in acqua e aceto la pezzuola. Farò asciugare e sarà pronto per essere utilizzato. Verserò la botanica e l'oleolito sulla pezzuola, prenderò i 4 angoli, inizierò a girare su se stesso il fagotto. In questo modo potrò strizzare la botanica, che nel frattempo avrà assorbito tantissimo oleolito, fungendo quasi da spugna. Dopo questo passaggio l'oleolito sarà quasi completamente filtrato. Provvederò ad un secondo filtraggio utilizzando un colino a maglie strettissime. Adesso non resterà che imbottigliare, tappare per bene e conservare al buio e al fresco. Scegliete dei contenitori della giusta grandezza, da non avere troppa aria dalla superficie dell'olio al tappo. Il gioco è fatto e ricorda che se vuoi saperne di più è disponibile nella nostra libreria virtuale Selfie la monografia Oleoliti, dalla teoria alla pratica, scaricabile in PDF. Troverai il link in descrizione.